tutti e benvenuti oppure ben ritrovati sul mio canale e benvenuti ad un nuovo video haul. So di per certo che i video haul sono fra i vostri preferiti perché le statistiche del mio canale non mentono e ad essere onesta è anche una tipologia di video che io amo molto guardare su YouTube perché mi dà la possibilità di vedere come veste un capo, di trarre ispirazione per nuovi acquisti o anche semplicemente di darmi delle idee per abbinare in modo un po' diverso dal solito capi che già posseggo. Ora, quello di oggi però è un video haul with a twist, con un twist, perché trattasi solo ed esclusivamente di capi vintage e di seconda mano che negli anni ho scovato qui e là nei mercatini dell'usato, nei negozi vintage o che ho ereditato da mia madre, anche un po' per sfatare il mito che noi portatrici sane di taglia insomma più abbondante, noi curvi, abbiamo precluso il mondo del vintage. Ora, per quanto sia vero, una base di verità c'è, che è un po' più difficile se si è una taglia dalla 46 in su, trovare dei capi di seconda mano che vestano, non è comunque impossibile e la dimostrazione è questa rastrelliera qui di fianco a me, carica di capi estivi. Quindi, a differenza dei classici video haul nei quali normalmente posso linkare ogni singolo capo in modo che se qualcosa vi interessa potete andare a comprarlo, in questo caso non è possibile, ma l'idea per la quale giro questo video è quella di instillare in voi la curiosità di fare un giro in un negozio vintage, in un mercatino, e scovare magari quella perla che farà la differenza, perché ho notato che questi capi vintage, oltre a durare peraltro molto di più del fast fashion, poi diventano dei punti saldi che ogni estate io indosso con grande entusiasmo perché aggiungono quella nota, quel friccicore in più agli outfit. Se voi siete pronti, quindi vado a cominciare, vi mostro i miei preferiti che sono tutti qua di fianco a me e anche un po' come li abbino per darvi delle idee. Andiamo a cominciare. Partiamo con questa maxi gonna lunga anni 70 in questo tessuto decisamente 70s, base nera con fiore coloratissimo super vibrante, taglio svasato, che è un po' la bellezza della maggior parte dei capi retro che ho trovato negli anni. Questo lo posseggo da tantissimo e in realtà me l'ha passato mia madre. Io ho la fortuna di avere una madre che è sarta e che negli anni ha confezionato ed acquistato un sacco di capi che sono delle chicche. Questo è uno di quelli che amo maggiormente, è una gonna che mi piace abbinare sia in modo molto casual con una t-shirt nera o con un top un po' più frou-frou per un effetto più elegante, più da sera. Va bene col tacco, va bene col sandalo, va bene un po' con tutto, comoda, super carina e con una marcia in più. Mi piace tantissimo e questo genere di gonne o di maxi dress un po' 70s spesso e volentieri si trovano nei negozi e nei mercatini anche con taglie un po' più abbondanti. Quindi primo preferito vintage per l'estate è questo capo di mamma, ce ne sono anche altri, che indosso da anni sempre volentieri. Restando sul tema gonne, ne ho una che invece ho acquistato quest'anno. Vi do questo suggerimento: andate sempre comunque a curiosare nei mercatini dell'usato, nei mercatini del vintage perché nascondono chicche imperdibili, ma vi consiglio di fare un giro, se ce n'è uno nel vostro circondario, nei negozi di Humana Vintage, perché lì io trovo sempre delle chicche che mollale proprio, come questa gonna che, se non ricordo male, ho pagato 5 euro a pois in questo adorabile colore azzurrino, azzurro ceruleo, non so se sia questo ma mi piace sempre dirlo, taglio svasato, leggera, perfetta per l'estate, da indossare con la canottierina, la t-shirt, delle scarpe da ginnastica, la paperina, il sandaletto, insomma molto versatile e super carina. E i prezzi, comunque siamo onesti, nei posti come Humana Vintage o nei mercatini dell'usato sono imbattibili. Ho ancora una gonna, in realtà ne ho ancora altre due, ma andiamo con garbo e con calma. Questa
gonna l'ho acquistata, ma saranno almeno 15 anni fa a New York, in un negozio vintage pazzesco, nel quale sono entrata pensando non troverò nulla che mi veste, poi ho portato a casa ben 2 pezzi che amo follemente. È di Kenzo, così dice all'interno, in cotone, molto semplice, anche qui elastico in vita, svasata, e ha questa particolarità del bordino al fondo con una parte blu scura e una parte marroncina che gli dà una botta di vita in più. Anche questa versatilissima, si può indossare in modo più elegante o in modo molto casual. Io di solito sono più così propensa verso il casual, ma leggera. E it has got pockets, che questo anche mollalo, c'ha le tasche sono sempre un grandissimo plus. E l'unica cosa che ho fatto a questa gonna dopo la prima decina d'anni di utilizzo, oltre ai suoi pregressi, è stata quella di far cambiare l'elastico che si era un po' ammollato. Per il resto il tessuto altissima qualità e ancora perfetto. La quarta ed ultima gonna, e la verità penso di sì, è ancora una volta un'eredità di mia madre. Questa l'ha confezionata lei, è in una sorta di raso color crema con pois arancio. I pois, come forse avrete capito, sono un po' un tema ricorrente che nel vintage mi piace sempre andare a scovare. Classico e di nuovo anche qua un tema ricorrente, taglio svasato, sapete sono le mie gonne preferite. Questa c'ha anche una sottogonna che la tiene con un po' di ruche sotto, che la tiene più così vaporosa, confezionata da mia madre, l'ho già detto, non ricordo, questa quindi l'ha proprio fatta con le sue manine sante e me l'ha passata un paio d'anni fa e da allora la indosso sempre volentieri. Quindi gonne svasate, gonne dai pattern interessanti, con i pois in materiali di qualità, tutte cose che nel fast fashion un pochino, siamo onesti, ce le perdiamo. In più fare shopping nel vintage e nel second hand è anche più ecosostenibile, va detto, andava detto, l'ho detto. Proseguiamo. Quest'anno ho preso, ma anche qui di recente, da Umana Vintage, anche questo top in seta che mi ha subito colpita per questo colore pazzesco che è un fucsia che d'estate illumina tutto il viso. Taglio abbastanza morbido, manica morbida, taschino, fresco, comodo. Lo amo follemente, lo abbino anche spesso e volentieri con tipo la mia gonna nera di Kenzo, ma volendo, vedo mo', potrebbe andare molto d'accordo anche con la gonna di mamma, la maxi skirt. Questo l'ho pagato in seta, ma meno di 20 euro. Butto lì delle cifre, sapete che la memoria non è una delle mie peculiarità, ma so di averlo pagato molto poco. E tra l'altro da Umana Vintage ho visto che c'era tutta una sezione in seta con colori fighissimi e anche taglie mettibili, perché questo comunque veste che l'è un piacere. Procediamo nella parte, sì, giusto, sì, nella parte dedicata agli abiti, perché è nel mondo degli abiti che spesso trovo dei capi che mi fanno volare altissima. Cominciamo con questo abito in raso blu navy con pois bianchi, vedete che il pois ritorna, ve l'avevo detto, leggermente plissettato, molto svasato, con scollo abbastanza profondo, concedetemi, a V. Anche questo è stato confezionato da mia madre, che poi me l'ha passato anni fa, e lo indosso molto spesso d'estate perché è super fresco, svolazzino, che d'estate sta roba dello svolazzino, del flowy mi piace sempre assai, e con un vibe un po' sexy. Mi piace indossarlo con una cintura che gli dà un po' più di forma, come vedete, sia senza niente, cioè solo il vestito, oppure con sotto una t-shirt bianca per un approccio un po' più casual, un po' da tutti i giorni. Ho altri vestiti ereditati da mia madre, li ho messi uno di seguito all'altro così ve li mostro tutti insieme. Sono capi che posseggo, che mi sono stati donati da mia madre anni e anni fa e che comunque ogni estate indosso con grande entusiasmo, per ribadire il concetto, come questo, super carino, spalle scese, che è un taglio che mi piace
tantissimo in estate, con la sua balza qui sul davanti. Il colore è adorabile, con questo verde, questo violetto, con un filo d'oro intrecciato e questo motivo floreale. Ha una parte qua in basso di nuovo con la sua piccola balza, anche questo sta bene, con una cintura per dargli un po' più di forma o anche no, è in cotone leggerino, le cose che ritornano, comodo, leggerino, sfiziusello. E poi abbiamo questo piccolo capolavoro, la marca, qua c'è un'etichetta Mizza di Castelmaggiore di Bologna, non so, questo è un abito in seta, ma la bellezza, con questa stampa super tropicale dai colori vividi, essendo in seta è impalpabile, leggerissimo, ha un taglio abbastanza dritto con la manichina, non è smanicato ma quasi, e un pelo trasparente ma di una bellezza da togliere il fiato. Io lo amo follemente e infatti lo indosso tutte le estati, soprattutto quando sono al mare, perché questa vibe un po' tropical, questa trasparenza, ecco, sarebbe un ottimo copricostume se non fosse in seta, che mi viene un coccolone solo all'idea di metterlo sul costume bagnato. Per il resto, ma la bellezza, questa è la fortuna di avere una madre con un gran gusto nel vestire, che mi ha passato delle chicche niente male. E un altro dei miei preferiti ereditati da mamma è questo abito di nuovo molto 70s, con questa trama, questa stampa di righe tutte intrecciate a casaccio che però confluiscono verso il centro, e questo è fondamentale perché fa l'effetto che un po' smagrisce. Di nuovo spalle scese con ruche sul davanti, sta bene con una cintura ma anche senza. Questo si può mettere anche in spiaggia perché è il classico tessuto anni 70, quello un po' sintetichino, che difficilmente si rovina se si bagna, ecco, mettiamola così. Macaruccio. Vedete, sto andando un po' veloce perché vorrei che così trasferirvi l'entusiasmo, ma poi finisce che se mi entusiasmo troppo parlo 72 ore, quindi sto cercando di bilanciare l'entusiasmo con l'essere logorroica. Nuovo abito preso, nuovo, non si fa per dire trattandosi di abiti vintage, questo l'ho preso insieme alla gonna di Kenzo nel negozio vintage a New York, che fa sempre molto chic, la marca in questo caso è Giorgio Sant'Angelo, Marger Parts. Sono queste marche che dici, boh, che sarà? Trattasi di abito in cotone svasato, indovinate un po' di nuovo con la spalla scesa, in questo color verde smeraldo pazzesco. Anche questo c'ha le tasche, qua vedete la differenza, c'ha le tasche, con la sua cinturina nello stesso materiale, adorabile. Molto carino, molto estivo, molto vivace e la qualità comunque dei materiali è decisamente superiore. Devo dire la verità, i due pezzi che ho preso nel negozio vintage di New York li ho pagati decisamente di più, ma la qualità è anche decisamente più alta. Non me ne voglia mia madre e neanche Umana Vintage. Proseguiamo con tre capi un po' più particolari, Questo per esempio, questo look marinaretta, l'ho preso a una fiera del vintage vicino a Pavia, Belgioioso Vintage, una roba del genere, una fiera che frequentavo spesso, ho frequentato per anni, e dove capitava di trovare dei pezzi ad hoc, come ad esempio questo adorabile vestitino che, come dicevo, ha un vibe da marinaretto retro. Mi sta leggermente stretto, devo essere onesta, adesso è un filino, cioè non lo chiudo più tanto sul davanti, ma lo indosso lasciandolo un po' più aperto, con sotto una canotta, una maglietta, e lo trovo adorabile, molto particolare, e chiaramente ancora una volta gonna svasata, ça va sans dire.
E gli ultimi due sono un acquisto recente, un acquisto che ho fatto da Umana Vintage per l'appunto. Li ho pagati una ventina di euro l'uno, roba del genere, 15, quindi super, super abbordabile. Abbiamo questo che insomma, se non grida anni 60-70, questo fine 60 inizio 70, non so chi lo fa, è in quel classico materiale anni 70 che si suda solo a guardarlo, quindi onestamente non è proprio comodissimo con le caldazze che sta facendo in questi giorni, ma super carino. Il colore mi piace un botto, mi piace questa stampa che nella gonna, vedete, va verso il centro, che quindi come prima fa un po' l'effetto un po' più smilzi, mentre nella parte alta è in verticale dritto, ha una ripresa qui sul seno che veste molto bene, manichina corta, il suo collettone anni 70, il colore lo amo follemente, e ha la sua cintura inabbinata, la bellezza. Questo c'è un'etichetta, ma praticamente no, si legge qualcosa. Che cos'è? Diolen, io leggo. È praticamente quasi illeggibile, però l'ho visto, me ne sono innamorata e dovevo inserirlo in questo video, siamo onesti, dovevo. E concludiamo con un altro abito preso insieme al precedente da Umana Vintage, più anni 60 di questo capo qui, di questo abitino qui, non so cosa possa esserci. Il tessuto, tristemente ancora una volta, è un po' filo sintetico, cioè state lontani dalle fiamme libere, e anche un po' spesso, un po' l'effetto muta da sub, che solo a tenerlo sullo stendino mi fa caldo, ma di una bellezza che mollalo proprio. Il taglio è un po' più trapezoidale, non super svasato come i precedenti. Ha questo contrasto tra la stampa floreale molto 60s e il resto dell'abito in un color block blu navy, con tutta un'impunturatura, una cucitura color geranio, ma i dettagli, manichina corta, super carino. È uno di quegli abiti che come lo indossi subito ti fa l'outfit finito, cioè non hai bisogno di aggiungere nulla, un sandaletto, un mocassino, una robetta e sei a posto. Lo amo follemente ed è stata un'altra di quelle piacevoli scoperte che spesso Umana Vintage mi regala. Il che va a concludere questo inusuale video haul dedicato a capi estivi di seconda mano, ereditati o acquistati in negozi vintage. Spero che l'idea vi sia piaciuta, che il video vi abbia incuriosito, che vi abbia instillato così la voglia di andare a girare per mercatini dell'usato e negozi di abiti di seconda mano. Se così è, non dimenticate di cliccare mi piace in modo che io possa saperlo, e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale per non perdere nessuno dei prossimi video. Io direi che per oggi non c'è altro. Un bacio a stampo a tutti e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!